Buongiorno a tutti e a tutte e benvenuti per questa nuova lezione di italiano. In questa lezione parliamo di cibo, quindi è una lezione che vi permetterà di imparare parole nuove. Il cibo per gli italiani è molto più che nutrirsi. Mangiare rappresenta la convivialità, la festa, la gioia di stare insieme e devo ammettere che la cosa che più mi manca dell'Italia è proprio il poter mangiare a qualunque ora del giorno, a volte anche della notte, ed è proprio la varietà gastronomica, le numerose ricette, i numerosi piatti di cui possiamo godere da nord a sud dell'Italia. Ma vabbè, veniamo al punto della lezione di oggi. I nomi di alcuni piatti tipici, nonché la corretta pronuncia di alcuni di questi, quelli che più comunemente vengono pronunciati in maniera scorretta. Eccolo qui, il nostro menù italiano, tipico menù che possiamo trovare nei ristoranti o nelle trattorie, composto dagli antipasti, i primi, i secondi, i contorni, i dessert o dolci. L'antipasto, come la parola lo indica, è qualcosa che viene prima del pasto, qualcosa che mangiamo prima di mangiare. I classici antipasti sono l'antipasto di mare e l'antipasto di montagna. L'antipasto di montagna è un piatto di salumi e formaggi. Di solito troviamo il prosciutto, quando abbiamo SCI il suono è sempre SH, prosciutto, il salame, la coppa. Sono tutti e tre dei tipi di salumi. Salumi o affettati. Affettati viene da affettare, quindi si chiamano affettati perché vengono mangiati a fette. Poi in questo antipasto di montagna ci sono i formaggi. G-I suona sempre G. Formaggi. Infine, in questo antipasto di montagna si possono trovare le olive, i carciofini, sono dei piccoli carciofi, sott'olio, l'immancabile olio, l'olio d'oliva, e delle verdure grigliate, quindi fatte alla griglia. L'antipasto di mare invece è un'insalata di pesce fresco, solitamente con polpo, seppie, calamari, gamberi. Fammi sapere se sei più mare o montagna. Sempre restando in tema di antipasti, c'è la caprese e, attenzione, attenzione, la bruschetta. La bruschetta che tanto amate in Francia e che pronunciate bruschetta. È molto simpatico sentire bruschetta, ma il suono corretto è bruschetta. CH suona sempre C. Dunque, la bruschetta non è altro che del pane bruscato, ovvero alla griglia, con sopra il più delle volte dei pomodorini, ma sopra possiamo trovare anche del formaggio, l'abbiamo visto prima, e delle verdure grigliate, le stesse che erano nell'antipasto. Invece la caprese è pomodoro e mozzarella e non mozzarella, quindi pomodoro e mozzarella tagliato a fette e presentato in questo modo. Una fetta di mozzarella, una fetta di pomodoro, qualche foglia di basilico. La mozzarella è un ingrediente classico della cucina italiana. Avete mai assaggiato quella di bufala? Fatemi sapere nei commenti se avete mai assaggiato la vera mozzarella di bufala. E
Se questa lezione ti sta piacendo, non dimenticare di lasciarmi un like. I primi piatti sono a base di pasta di grano oppure fresca o minestre. Tutti conosciamo gli spaghetti. Conoscete anche le tagliatelle e le fettuccine? Le tagliatelle e fettuccine sono della pasta fresca fatta con acqua, farina e uova. Si possono trovare fresche ma anche secche. In realtà le fettuccine e le tagliatelle sono più o meno la stessa cosa. Credo che le fettuccine siano più piccole, più strette rispetto alle tagliatelle. Qualche condimento tipico di questi 3 piatti: gli spaghetti alle vongole, le tagliatelle ai funghi porcini, le fettuccine al tartufo. Come dirvi che io adoro tutto questo? Non posso passare ai secondi senza nominare gli gnocchi. Gnocchi. E non è gnocchi, è gnocchi, come gnomo, montagna, una montagna di gnocchi. E gli gnocchi sono spesso conditi con il sugo al ragù. Il nostro menù sta diventando interessante. Vediamo qualche parola che riguarda i secondi. I secondi li dividiamo tra secondi di carne e secondi di pesce. Quindi carne e pesce. Quando parliamo di carne possiamo parlare per esempio di vitello e come non nominare la cotoletta alla milanese. Quindi si tratta di carne di vitello prima impanata, panata e poi fritta. E qui c'è una bella immagine. Un grande classico, il pollo, 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 il pollo al forno. Ancora le polpette al sugo, che sono fatte con il macinato di manzo, e la braciola di maiale. Qualche parola che riguarda i secondi di pesce. Io adoro la frittura mista, il fritto misto di pesce. Il fritto misto è preparato con calamari, gamberi, pesciolini misti, anche in questo caso fritto. Mentre se parliamo di pesci classici possiamo nominare la trota e l'orata. I contorni sono quei piatti che accompagnano il secondo piatto e sono solitamente a base di verdure o di legumi. Dunque, verdure e legumi. Queste verdure e legumi possono essere cotte al forno, al vapore, fritte. Quale parola ci può interessare? Patate, patate al forno, le immancabili patatine fritte, l'insalata o la verdura, le verdure di stagione. Come si suol dire, siamo arrivati alla frutta. Siamo arrivati alla frutta è un'espressione che utilizziamo in alcune situazioni quando siamo arrivati allo stremo, quando non ne possiamo più. Immaginiamo, che so, dopo una giornata di lavoro, dopo uno sport intenso, possiamo dire sono arrivato alla frutta. E lo diciamo proprio perché dopo la frutta abbiamo terminato il nostro pasto. Non so se dopo la frutta si prende il caffè, l'ammazzacaffè. Quindi siamo arrivati alla mia parte preferita, i dolci e la frutta con i dolci. Bon, chi non conosce il tiramisù e la panna cotta, mentre come frutta c'è la macedonia, che è quindi un'insalata di frutta tagliata a pezzettini piccoli e spesso accompagnata da panna o da gelato, perché no,
Un altro grande classico sono le fragole con la panna. Qualche altra parola interessante, la crostata, si capisce, è una pasta frolla con della marmellata. Oppure il ciambellone, che è una sorta di un po' come il pan di Spagna. C'è una parte che ha il cacao e una parte che invece resta chiara. La nostra ultima parola è questa qui, le paste o pastarelle. A volte questa parola confonde perché ci ricorda la pasta, ma in realtà se parlo di paste o pastarelle come dolce, come dessert, non ha nulla a che vedere con la pasta. Le paste sono piuttosto queste. Sono quindi i prodotti di pasticceria. Dipende dalle zone d'Italia, potete sentire paste o pastarelle. Eccolo qui, il menù di oggi che ci permette di imparare molti vocaboli legati ai cibi italiani. Questo menù con tutti i vocaboli lo trovi anche nella descrizione del video. Ovviamente abbiamo visto solo una minuscola parte dei piatti tipici italiani. Ma se sei un livello principiante avanzato, rappresenta già una buona base da cui partire. Fammi sapere nei commenti qual è il tuo piatto italiano preferito e se ancora non sei iscritto al canale ma ti è piaciuta la lezione, iscriviti, così non ne perderai più neanche una. Alla prossima, ciao!